Salve a tutti! Oggi voglio presentarvi una classe di oscillatori HF molto comuni, i cosiddetti oscillatori a tre punti. A tre punti perché l'amplificatore e la rete di reazione presentano tre punti in comune, ovvero l'ingresso, l'uscita e la massa. Abbiamo due possibilità: una reattanza capacitiva e due induttive formerà un oscillatore di tipo Hartley, una reattanza induttiva e due capacitive formerà un oscillatore di tipo Colpitts. Per primo realizzerò un oscillatore di tipo Hartley. Possiamo vedere lo schema formato da un amplificatore in classe A con un transistor 2N3904, la rete di reazione formata da un condensatore da 100 picofarad e due induttanze da 80 microhenry e due condensatori di disaccoppiamento tra l'ingresso e l'uscita dell'amplificatore che non permettono alla tensione di polarizzazione di essere fugata a massa attraverso le induttanze. Bene, inizio con la realizzazione del circuito. Realizzerò per primo l'amplificatore e successivamente implementerò la rete di reazione. Bene, ho terminato la realizzazione dell'amplificatore, ora lo collauderò e poi aggiungerò la rete di feedback. Ok, amplificatore in classe A completato, adesso saldo due cavi di alimentazione per testare il buon funzionamento del circuito e successivamente implementerò la rete di feedback per realizzare l'oscillatore Hartley, ovvero inserirò due bobine e un condensatore. Alimentato il circuito, vediamo se le tensioni che registrerò rispettano quanto progettato, quindi dovrei attendermi circa 1 volt sul resistore di emettitore, ci siamo, circa 3 volt sulla resistenza di collettore e ci siamo. Polarizzazione di base regolare, infatti, perfetto. L'assorbimento è intorno al milliampere, a questo punto non mi rimane che testare l'amplificatore. Ho connesso la sonda dell'oscilloscopio sull'uscita, all'ingresso mando una forma d'onda di 0,2 volt picco picco e in uscita ho 0,615 volt picco picco, quindi l'amplificazione è 3 di questo stadio. Quindi, come possiamo vedere, a differenza dell'oscillatore a sfasamento, non serve un grande guadagno. Per poter raggiungere circa la frequenza di 1 MHz o giù di lì utilizzerò due bobine da 80 microhenry e un condensatore da 100 pico che monterò appunto come rete di feedback. Bene, l'oscillatore è completato, adesso non rimane che da effettuare un collaudo. Alimento il circuito e dovrei aspettarmi una forma d'onda sinusoidale alla frequenza di circa 1 MHz o leggermente più bassa, in base ai calcoli effettuati. Ok, siamo a 920 MHz circa, una buona sinusoide, un valore di picco di 4.3, un RMS di 1.6, un valore massimo di 200, 2,2, quindi l'oscillatore funziona perfettamente. Sostituendo la rete di feedback realizzerò un oscillatore Colpitts. Quindi per passare dall'oscillatore Hartley all'oscillatore Colpitts non farò altro che cambiare la rete di reazione, sostituendo le due induttanze con due condensatori e sostituendo il condensatore con un'induttanza. Naturalmente
per ottenere la stessa frequenza dell'oscillatore Hartley realizzato in precedenza, mantenendo a 80 microhenry le induttanze, dovrò cambiare e quindi aumentare il valore della capacità da 100 picofarad a 470 picofarad. Tolgo l'alimentazione, stacco l'oscilloscopio. Bene, il circuito è completato, non mi rimane che provarlo. Ok, collegato oscilloscopio all'uscita del circuito, massa, alimentazione, fornisco la 12 volt e l'oscillatore funziona. Ha una frequenza leggermente superiore al precedente, siamo sul megahertz e spicci. Oltre ad avere una frequenza leggermente superiore, ha anche un'uscita più alta, siamo sul 4,8 picco picco. Quindi, come detto in precedenza, quando abbiamo una bobina e due condensatori abbiamo un oscillatore Colpit. Quando abbiamo due bobine e un condensatore abbiamo un oscillatore Hartley. Nel prossimo video implementerò uno stadio emitter follower e vedremo, visto che questo oscillatore è a 1 MHz, se riusciremo a trasmettere in AM modulando questa portante, realizzando un trasmettitore come fatto in precedenza, ma questa volta leggermente migliore. Non vi ho lasciato in questo video le formule per effettuare i calcoli, perché esistono anche dei tool in rete che consentono di farlo automaticamente. Il mio è stato un approccio più pratico. Qualora vogliate studiare nei particolari questo tipo di oscillatori, rimando a parere più autorevole. Un saluto a tutti da Mr. Volt.